questa mi piace, questa ti piace. Come trovare la motivazione? Io non riesco mai. In realtà la motivazione non ti serve solo ad iniziare. Dura il tempo di un giorno. Ti parlo dell'allenamento, poi ti posso fare lo stesso paragone del lavoro. Dove trovi la motivazione di andare a lavorare? Dove trovi la motivazione di andare a fare qualcosa che ti fa venire i dolori il giorno dopo? Dove trovi la motivazione di andare a fare qualcosa che ti fa stancare, ti fa sudare, ti fa puzzare? Dove la trovi? Cioè, perché devi nasconderti dietro la motivazione quando in realtà non è la motivazione che devi trovare, ma è la consapevolezza di doverlo fare o di volerlo fare, la voglia di farlo, più che la motivazione a farlo. Perché la voglia di fare qualcosa ti dà anche la spinta a trovare vari modi, varie alternative, varie tipologie. Non voglio comprare gli attrezzi, mi alleno a corpo libero. Non voglio allenarmi a corpo libero, mi faccio più passeggiate o faccio più mobilità, e questo ti porta sempre ad un'unica cosa, la consapevolezza. Consapevolezza che se vuoi pesare tot devi mantenerti per tot tempo, e quindi o fai la bilancia del tipo ok, salgo, mi mantengo, ritorno in linea, salgo, mi mantengo, ritorno in linea, oppure trovi una linea definitiva che ti permette di rimanere sempre equilibrato. Puoi fare come vuoi, quindi più che motivazione è consapevolezza di doverlo fare, secondo me. Sì, allora la consapevolezza di doverlo fare, perché diciamo la prendi come un investimento che fai su te stesso, quindi sei consapevole di questa cosa. Però molto spesso la voglia viene meno, ma ci viene da pensare, ma chi cazzo me lo fa fare? Allora, la motivazione, parliamoci chiaro, che cosa significa motivazione? La motivazione rappresenta il perché tu lo fai. Questa cosa è fondamentale perché ti ricorda per quale motivo tu hai deciso di intraprendere un percorso. Se non lo vuoi intraprendere pur conoscendo il perché tu lo fai, non lo fare perché andrà a fallire. Quando ti sentirai pronto o pronta per farlo, comprendendo bene il valore di quello che ti può portare, e parlo di fare una vecchiaia in salute, io non dico di allungarsi la vita, ma quantomeno di invecchiare decentemente. Quando raccogli una cosa da terra non hai problemi a raccoglierla, quando devi fare le scale non hai fatica. Parliamo di queste cose che magari se sei giovane adesso le vedi molto lontane, però ti assicuro che già dopo i 30 che cominciano i doloretti alle spalle, alla cervicale, dici cazzo, devo incominciare a prendermi cura di me stesso. Ma forse se avevo, investito anche prima in questa cosa, adesso non mi sarei portato tutti i problemi che ho adesso, per esempio. Poi vabbè, c'è anche il discorso estetico, però attenzione, il discorso estetico, quello è una cosa che deve dipendere da te, non a giudizio degli altri, perché se no te la vivrai sempre male. Banalmente il giudizio degli altri ti dà la motivazione, perché lo fai per piacere agli altri, per non sentirmi in difetto. Ecco perché Cosa molto sbagliata, almeno secondo me, che tu lo devi fare per te stesso, te stessa. Devi capire che è un investimento su te stesso, su te stessa. Che poi ben venga il fatto di compiacersi allo specchio, vedersi bene fisicamente. Questa è una cosa buona, va bene, è da lì che bisogna partire, non dal giudizio degli altri. Magari chi ti vuole bene ti dice ma sai, secondo me dovresti dimagrire. Magari non lo fa con cattiveria, lo fa perché ha a cuore veramente quella che è la tua salute, perché non vuole che tu stia male.
però deve partire da te. Se non parte da te, non te lo sconsiglio, avrai solo sangue, sudore, fatica e rinunce, te la vivrai solo così, quando invece è una cosa bellissima, quando ti costruisci il tuo percorso e sai che dici ok, io voglio arrivare là, voglio fare questo, facciamolo step by step, non perché te l'hanno detto gli altri, ma perché lo vuoi tu. Capisci il valore di questa cosa, che attenzione, non deve essere per forza piacevole, deve essere un impegno che ti aiuta ad arrivare a un determinato obiettivo, perché riconosci il valore di quell'obiettivo raggiunto. E questa cosa secondo me è espandibile per qualsiasi tipo di percorso. Partiamo comunque, voglio dare dei consigli pratici, non voglio filosofeggiare troppo, voglio dare proprio dei consigli pratici. Da dove partire? Come fare? Parti da cosa potrebbe essere per te più gradevole fare. Ti piace camminare? Parti dalla camminata. Incomincia a camminare, fallo tutti i giorni. Poi da lì incomincia a pensare, sai che ti dico, facciamo quel chilometro in più. Da lì poi incomincia a pensare, posso renderlo più intenso, cominciamo a correre. Da lì poi ti crei una routine che ti aiuta a migliorare e poi cominci a pensare, come posso migliorare la mia corsa? Allenando determinati muscoli che mi aiutano a essere performante. E come si dice, l'appetito viene mangiando e possiamo fare sempre meglio. I risultati possono essere una conseguenza di questa abitudine. Se invece hai un obiettivo ben specifico, vuoi arrivare a perdere tot chili o migliorare la tua composizione corporea, lo devi volere veramente e qualcuno ti può dare i giusti consigli, le giuste dritte per arrivare a farlo nel modo che ti sia più piacevole possibile. Però ti assicuro che non è sempre piacevole, perché per creare quella situazione di adattamento dell'organismo lo devi mettere in difficoltà, devi sentire la fatica, devi imparare a lavorare sotto fatica e imparare anche a riposare. Consapevolezza crea motivazione, motivazione è frutto della consapevolezza. Sì. È un'altra integrazione, perché questo l'ho vissuto in prima persona, non necessariamente la cosa che ti viene più facile fare, ma anche la meno peggio. Per iniziare, va bene. A me non mi piaceva niente, ho iniziato da quella che mi dava meno fastidio. Non che mi piaceva, che mi dava meno fastidio. Parti da là, rendila una costante e da lì poi capisci come migliorare e capire come fare in modo che ti possa arrivare a raggiungere quell'obiettivo. È chiaro che se tu mi dici no vabbè, ma io voglio fare powerlifting a corpo libero, cioè bisogna essere anche realisti, bisogna prendere in considerazione questa cosa. Per chi non lo sa, il powerlifting è quello sport di forza dove ci sono le 3 alzate, panca, squat e stacco e si utilizza il bilanciere. Non puoi pensare mi fanno schifo i pesi, voglio fare powerlifting. No, che devi dimostrare? Cioè bisogna imparare, tra virgolette, a fare pace col cervello e comprendere diciamo l'importanza del prendersi cura di se stessi. Da lì deriva la motivazione. Da lì poi, una volta compresa sta cosa, subentra il discorso disciplina. Ti devi allenare a rendere costante questa cosa facendo meno di quanto vuoi, più spesso di quanto puoi. E da lì puoi migliorare i parametri allenanti per arrivare all'obiettivo. Perfetto. Direi di essere stato abbastanza chiaro.